Mahatma Gandhi, leader pacifista, rappresentante della non violenza e amante delle armi nucleari. Questa è la storia di un famoso bug in Civilization. Questa è la storia di Nuclear Gandhi. La leggenda del Gandhi che sgaggiava all'atomica è un famoso mito nato in Civilization 1, il gioco strategico sviluppato da Sid Meier e rilasciato nel 1991. In Civilization l'obiettivo del gioco è quello di guidare la tua civiltà attraverso il progresso alla supremazia mondiale. Ci sono 14 popoli, ognuno guidato dal suo leader storico. L'America guidata da Lincoln, i francesi da Napoleone, Roma da Cesare, eccetera eccetera, e l'India da Gandhi. Ogni civiltà ha delle caratteristiche uniche che la contraddistinguono e il popolo indiano non aveva mire particolarmente espansionistiche ed era programmato per avere un valore fisso di aggressività di 1, il minimo possibile, degno di un leader pacifista. Cosa trasforma allora il Mahatma in un guerrafondaio nucleare? La democrazia. Più avanti nel corso della partita, ogni nazione può scegliere la propria forma di governo. Fra queste, la democrazia ha come risultato di abbassare di 2 punti il livello di aggressività della civiltà, ed è per questo che Gandhi sceglie sempre questa forma di governo. Tuttavia, questo porterebbe il suo livello di aggressività a -1, ma i numeri negativi non sono accettati a livello di programmazione. Così Gandhi passava da un'aggressività di 1 a 255, ovvero il numero massimo espresso in 8 bit. Questo fenomeno viene chiamato overflow di numeri interi, ed è così che il leader più pacifico del mondo si trasformava in un signore della guerra pronto a lanciare bombe nucleari alla minima provocazione, o almeno così dice la leggenda. L'origine di questo bug risale al 2012, dove un utente ha riportato questa storia su una wiki, senza includere alcuna prova, ma successivamente, sbarcata la storia anche su Reddit, si è ingigantita sempre di più, diventando un vero e proprio meme e conquistando l'internet. Così la diffusione di Nuclear Gandhi ha fatto sì che molte persone si ricordarono di essere state particolarmente infastidite dall'India nei primi Civilization. Quello è Gandhi! Sì! Cosa non del tutto impossibile, o forse solo causa dell'effetto Mandela. D'altronde poteva capitare che ogni nazione dichiarasse la guerra nucleare, ma certo quando questi è Gandhi il contrasto risalta molto e ci resta sicuramente più impresso dato l'ossimoro. Tuttavia questa leggenda era ormai diventata abbastanza grande da arrivare agli sviluppatori, che decisero di includerla nei capitoli successivi come un vero e proprio easter egg nel gioco. Ad esempio in Civilization 5 potremo vedere le caratteristiche di ciascun leader, e Gandhi ha valori piuttosto normali, tranne un punteggio di 12 in produzione e uso del nucleare, su una scala da 1 a 10. Così, citando il bug originale, se Gandhi avesse avuto quel punteggio di -2, il suo valore sarebbe stato comunque al massimo, come la sua voglia di lanciare bombe nucleari. In Civilization 6 invece ogni leader presenta un'agenda storica e un'agenda segreta che è casuale. Sono 2 predisposizioni, ad esempio Cleopatra ha un'agenda che le fa piacere le civiltà con un'alta produzione di cibo. L'agenda segreta casuale invece potrebbe far sì che voglia avere la popolazione più numerosa o creare un grande esercito. Ecco, l'agenda di Gandhi è pacificatore, odia i guerrafondai e ama le civiltà pacifiche. L'agenda segreta? Nuke Happy, o nucleare felice. Non esita ad usare armi nucleari e c'è il 70% di possibilità che Gandhi ottenga questo programma. Insomma, ormai il Gandhi nucleare era realtà. Più tardi, nel 2020, Sid Meier, il creatore del gioco, ha pubblicato la sua autobiografia, dove smentisce questo bug, relegando Nuclear Gandhi a leggenda metropolitana. Ma nonostante la sua inesistenza, Nuclear Gandhi resta uno dei bug dei videogiochi più famoso della storia. Spesso citato come esempio di overflow nella scienza informatica, un mito videoludico che ha generato una gran quantità di meme fino a diventare realtà, visto che negli ultimi Civilization continua a essere inserito appositamente. Quest'anno dovrebbe uscire Civilization 7 e chissà se la storia di Gandhi, guerrafondaio nucleare, andrà avanti. Io dico di sì. Mi batterei con Gandhi. Ottima risposta.